Ciao a tutti, oggi una ricetta con le zucchine di stagione, quindi facile facile. Iniziamo con il grattugiare 4 zucchine già ben lavate, sottili sottili così. Io faccio con la mandolina in modo che vengano tutte uguali, ma puoi tranquillamente farle a mano o con un'affettatrice. L'importante è che siano sottili. Se lasci il peduncolo finale, è più facile che non ti tagli. State molto attenti. Allora, vorrei fare una precisazione perché molti di voi stanno lamentando il fatto che non riescono a sentire la mia voce originale, ma doppiata in inglese. Ma sei tu a scegliere se sentirla originale o in inglese. Quindi dalle impostazioni sopra in alto a destra premi dove c'è la rotella e lì puoi scegliere la traccia audio originale o in inglese. Grazie. E le condisco. Sale? Olio extravergine io uso di oliva ed ora puoi aromatizzarle a tuo gusto, quindi secondo quello che ti piace puoi mettere. Io metto paprika affumicata. Direte voi, sei fissata con la paprika? Sì, paprika affumicata mi piace tantissimo, ha un gusto di affumicato che ci sta benissimo, anzi adesso è finita, come vedi dovrò acquistarla urgentemente. Prezzemolo fresco tritato e un paio di cucchiai abbondanti, 2 o 3, di parmigiano, formaggio parmigiano grattugiato o grana. Do una bella mescolata in modo che tutte le zucchine si impregnino di spezie e soprattutto di formaggio. Ed ora 3 uova, ecco l'altro, non si vede, le rompo separatamente perché per controllare se sono fresche abbastanza, se no non le metto. Poi una volta che invece le metti là dentro, purtroppo fai fatica a toglierlo e comunque qualcosa ci andrà. Quindi separatele sempre a parte, apritela a parte e poi le aggiungete. E così diventa una bella frittata, che già io la metto nella teglia del forno, ma va benissimo in una padella, quindi fatta sul fuoco. Capisco che molti di voi non amano accendere il forno in estate con queste temperature, ma si può fare tranquillamente in padella. Quindi stampo questo è 30 cm, oleato e passato con un po' di pangrattato. Questo è con il fondo apribile, quindi devo stare attenta che mi cade. E verso tutto dentro. Quindi fate lo stesso procedimento con una padella che vada poi sul fuoco. La distribuisco bene in modo che venga tutta compatta, sottile. Se la ami più spessa la puoi fare in una teglia più piccola, quindi anche 26-24, però poi i tempi di cottura sono leggermente più lunghi. Compatto più o meno bene, e sopra metto il prosciutto cotto, un etto di prosciutto cotto, ci sta bene perché è delicato come gusto. E il formaggio filante tipo provola, scamorza, caciocavallo, quello che ti piace. Anche la fontina ci sta bene, Emmental grattugiato. Il forno è pronto. Mi chiama. È arrivato a temperatura. Puliamo il bordo e inforniamo finché diventa bella una crosticina. In forno a 200 gradi, statico o ventilato, io ho ventilato, per 25-30 minuti. A dopo.
ed eccola pronta da portare in tavola. Ancora si sente lo sfrigolio. Ora la lascio leggermente intiepidire, proprio leggero leggero, tolgo lo stampo ed eccola pronta da gustare. Bella, una bella torta salata con solo zucchine, uova e poco più, quindi delle proteine, delle verdure con un pizzico di pangrattato, quindi un leggero carboidrato c'è, e diciamo è un piatto equilibrato ed anche leggero, quindi un pasto unico, leggero, si può mangiare anche fredda, si può portare anche in spiaggia. Diciamo un piatto pratico, comodo. Taglio in piatto e vi mostro com'è all'interno, quindi vedi tutta la stratificazione delle zucchine, già così è bellissima, ma come ti dicevo, se vuoi farla più alta puoi metterla in uno stampo più piccolo, quindi uno stampo da 24-26 centimetri, va benissimo, però poi deve cuocere un po' di più, solamente qualche minuto in più. E vado all'assaggio, giustamente, bisogna vedere com'è venuta. Filante sopra, come vedi, saporita perché c'è il prosciutto. Si potrebbe anche chiamare una pizza di zucchine. E vado all'assaggio. Buonissima, buona e leggera, cotta al forno, è completo, un pasto completo perché c'è tutto, ci sono le vitamine, le proteine e pochi carboidrati. Buona buona. Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatta iscriviti al canale e grazie per essere arrivata fino a fine video. Ciao ciao, alla prossima, baci baci.